Il giorno dopo è ancora più bello, Milan-Inter 0-3, dominio totale, derby stravinto dall'Inter e Supercoppa italiana che per la seconda volta consecutiva, per il secondo anno consecutivo, andiamo a appoggiarla sulla nostra bacheca nerazzurra. Ci siamo lasciati un po' andare in queste ore con i festeggiamenti anche con il nostro Simone, sicuramente avrete recuperato la nostra live reaction su tutti i canali con tutte le esultanze, le gioie durante la partita. Ci riprendiamo un attimo adesso, torniamo un po' più nei ranghi e vorrei analizzare insieme a tutti voi, come facciamo sempre il giorno dopo la partita, 5 cose che abbiamo imparato da questa partita, appunto. 5 temi che secondo me questa gara di Supercoppa ha sollevato, a partire dal gioco, dal dominio nel gioco da parte dell'Inter, fino alle dichiarazioni del presidente Zango, un presidente che parla poco e quindi quando parla fa particolare rumore, e il tema è sempre quello del possibile passaggio di proprietà e del futuro della proprietà dell'Inter. E anche oggi ovviamente si sono animate molte discussioni su questo tema. Amiche ed amici passioniteristi, ben ritrovati in questo nuovo episodio di oggi. Vi chiedo subito un bel mi piace e vi invito ad iscrivervi al nostro canale se non lo avete ancora fatto. Clic subito sul tasto iscriviti per non perdervi neanche uno dei nostri contenuti e per aiutare il nostro canale a continuare a crescere. Stavo pensando di registrare questo video per chi ci segue da YouTube in bianco e nero, perché penso che ieri l'Inter abbia dato una dimostrazione di grande calcio anni 60, parafrasando un po' Arrigo Sacchi, Ordine e tutti gli altri, quelli che continuano a dire che l'Inter gioca male, fa un calcio anacronistico in modo antico. Scherzi a parte, inizio proprio dal gioco come primo elemento da sottolineare in questa partita, in questo derby di Supercoppa. È stato un dominio da parte dell'Inter. Sono rimasto per certi versi sorpreso. Da un lato mi aspettavo una partita più complicata, dall'altro mi aspettavo anche molto più nervosismo da entrambe le parti in questa partita. Invece non c'è stato molto nervosismo, anche perché credo che la partita non sia mai stata di fatto in discussione. L'Inter si è permessa, diciamo, tra virgolette, di andare ad attaccare molto alta, con coraggio, creando tanto, e allo stesso tempo dietro non ha comunque concesso molto, anzi praticamente nulla al Milan. Finalmente quindi devo dire che l'Inter, almeno dal mio punto di vista, ha fatto tesoro di quelli che erano stati gli errori della prima parte di stagione e dei derby persi nel 2022, li ha immagazzinati, li ha rielaborati e rimesso in campo una strategia efficace, ma soprattutto tanta voglia di vincere e tanta voglia di rivalsa proprio sul Milan. E devo dire, chi ci segue spesso sa che molto spesso ci avventuriamo in previsioni sulla seconda parte di stagione, e io dico sempre: se per la seconda parte di stagione vogliamo sognare in grande, come è logico che sia, dobbiamo sognare in grande ovviamente, ecco, bisogna sicuramente far molto meglio rispetto alla prima parte di stagione, soprattutto in determinate partite, e quindi io, per poter prevedere che cosa accadrà nella seconda parte di stagione, cerco di individuare nelle varie gare se arrivano dei segnali di discontinuità rispetto appunto alla prima parte di stagione. E devo dire che in questa gara, ancora una volta, abbiamo sicuramente visto qualcosa, quindi dei segnali di discontinuità rispetto anche ai derby del 2022, e quindi credo che nell'ottica di poter pensare di sognare in grande nella seconda parte di stagione, questo è stato sicuramente un altro segnale molto incoraggiante. Segnale incoraggiante che poi ci vede dominanti dentro e anche fuori dal campo, perché ho parlato anche di una vittoria totale fuori dal campo, una vittoria anche nello stile da parte dell'Inter. Sicuramente abbiamo visto qualcosa di molto diverso in contrapposizione rispetto alle esagerazioni nei festeggiamenti dei milanisti l'anno scorso. Chiaro che lo scudetto non è la Supercoppa, però c'è modo e modo di festeggiare. Devo dire che Cianoglu, Bastoni, Dzeko, che è soprattutto Dzeko campione assoluto fuori e dentro, tra poco ne parleremo proprio di Edin Dzeko, ecco, hanno immagazzinato anche loro la rabbia per le esagerazioni milaniste e non sono andati fuori dalle righe, sono stati bravi a mettere sul campo quello che bisognava dire. Mi è piaciuto molto, tra l'altro, anche un post di Acerbi, che è sempre stato criticato, lo sappiamo bene, da molti interisti prima del suo arrivo, adesso è praticamente perfetto quasi ad ogni partita. Ha fatto un post sui suoi social scrivendo che voleva vincere a tutti i costi questa partita, soprattutto contro il Milan. Pensate un attimo a parti invertite, a parti inverse. Se nel Milan ci fosse tra i migliori calciatori un giocatore che simpatizza l'Inter e l'ex capitano della primavera dell'Inter. Ecco,
sta succedendo un po' a parti inverse, c'è Darmian nell'Inter per esempio, a noi ci avrebbero massacrato, ecco, di sfottò. Ma ci interessa di più vincere sul campo, ovviamente. Mi permetto poi di sottolineare, a proposito di campo, la vittoria di Inzaghi. Mi permetto di sottolineare come per l'ennesima volta, devo dire, Inzaghi abbia preparato ancora alla perfezione la partita secca. Ho visto su alcuni giornali lo hanno ribattezzato re di coppe, re delle finali, quarta Supercoppa vinta, eguaglia allenatori come Capello e Lippi, settima Supercoppa per l'Inter che eguaglia il Milan. Io penso davvero che possiamo toglierci tante soddisfazioni e devo dire che forse la critica su Simone Inzaghi, molto spesso feroce, va un attimino rivista, anche perché non so quanti allenatori dopo 6, 7 stagioni, tra i professionisti abbiano vinto quanto sta vincendo mister Simone Inzaghi. Poi ribadisco, la Supercoppa è un trofeo di per sé non clamorosamente importante, ma poter mettere ogni anno qualcosina lì sulla bacheca e ogni anno poter segnare qualcosa nell'albo d'oro non è mai banale, secondo me. Sui singoli poi tutti al top, assolutamente, tutti i voti alti ovviamente in questa prestazione. Dzeko per me migliore in campo, insegna calcio, nel post partita dice che a breve compirà 22 anni, magari con un Dzeko 22enne oggi saremmo in lotta anche per traguardi molto ambiziosi anche in Europa. Sicuramente Lautaro Martinez, devo dire, mi dà ancora una volta la sensazione di aver fatto un salto importante a livello mentale, di leadership, gol clamoroso da grandissimo attaccante. Nonostante questo, poi lo approfondirò, andrò a fare delle analisi tattiche su Lautaro Martinez, però sto avendo delle sensazioni come se stia ancora cambiando come tipologia di giocatore, come partecipazione alla manovra, costruzione. Sto vedendo un Lautaro diverso, c'è qualcosa che sta cambiando in lui e analizzerò per capire se è solo una cosa mentale di leadership o anche tecnica e di impiego nel suo ruolo. Darmian, poi lo citavo prima, ancora una prova di grandissima solidità. Di Marco, sono contentissimo per questo gol nel derby, se lo merita. Gosens, purtroppo, deve rimanere in panchina perché davanti c'è un Di Marco così, però ancora una volta entra con l'atteggiamento perfetto. Barella clamoroso, neanche a parlarne. Bastoni, Cialanoglu, tutti veramente alla grande. Ci mancano solo Brozovic e Lukaku e se riusciamo finalmente a riaggiungerli a questa squadra si può pensare davvero in grande, come dicevo prima. Chiudiamo poi con il presidente Zhang. Dicevo, 4 trofei in 2 anni comunque. Raggiunge Fraizzoli, raggiunge Pellegrini nella classifica dei trofei vinti dai presidenti interisti. Solo Facchetti, Massimo Moratti e Angelo Moratti hanno vinto di più. È sempre al centro di tante voci il futuro della proprietà. Come dicevamo, il presidente parla pochissimo, quindi quando parla ovviamente fa rumore e le sue parole vanno analizzate. In particolare ha parlato ai microfoni di Mediaset. In molti hanno sottolineato quello che ad un certo punto possiamo considerare forse un lapsus, non lo so. Comunque parla di un grande viaggio completato con i dirigenti e lo staff, poi quel completato lo corregge in un viaggio che continua con i dirigenti e lo staff. Successivamente quindi il giornalista di Mediaset gli chiede proprio in merito alle voci che ci sono sempre sul futuro. Zhang risponde con questa frase che mi sono appuntato: guardando il passato stiamo facendo le cose giuste. Fin quando sarò presidente, i tifosi possono essere sicuri che il progetto avrà l'obiettivo della vittoria come squadra e come Inter. Quindi fin quando sarò presidente. E ovviamente qui si alzano un po' le antenne di tutti i tifosi attenti alla questione societaria. È una dichiarazione che anch'io percepisco un po' diversa rispetto a quanto diceva magari fino a pochi mesi fa, dove molto spesso si parlava di lungo termine. Un anno fa circa disse di orizzonte a 5-10 anni o anche di più addirittura. Questa è più una dichiarazione, devo dire, in linea anche, come sottolineava il nostro Simone in redazione oggi, in linea con un passaggio molto discusso che abbiamo trovato anche nell'ultimo bilancio pubblicato dall'Inter al 30 giugno 2022, dove ad un certo punto si parla della proprietà attuale che garantirà sostegno al club fino al termine di questo bilancio o fino ad un eventuale passaggio di proprietà, frase comparsa per la prima volta appunto nell'ultimo bilancio. Ho visto poi che in molti hanno sottolineato anche sui social un atteggiamento forse un po' più malinconico, diciamo, nel seguire la partita e nel festeggiare la vittoria rispetto a quanto fatto l'anno scorso con la Supercoppa, lo stesso e con la Coppa Italia. Soprattutto qui stiamo entrando un attimino un po' nella psicoterapia, nelle scienze comportamentali probabilmente. Non lo so, ecco, interpretare Zhang secondo me è sempre piuttosto difficile perché
veramente parla senza espressioni, sembra fatto veramente dall'intelligenza artificiale quando si presenta ai microfoni, però ecco, che siamo entrati in un momento decisivo per il futuro dell'Inter lo sappiamo benissimo, è abbastanza chiaro visto che manca 1 anno alla scadenza di questo famoso prestito di Octree e ci sono in ballo tante altre questioni importanti. Personalmente io non tiro fuori troppe indicazioni da questi dettagli perché mi sembrano tutti dettagli con cui alcuni, ecco, vogliono avvalorare un po' la tesi che ognuno ha maturato su quello che sta per succedere, su quello che sta succedendo all'Inter. Cioè, chi crede che l'Inter sia stata venduta ci legge un indizio che va a favore della sua tesi, chi non ci crede la vede al contrario. Non ci resta che aspettare, quindi godiamoci questo trofeo. Intanto sosteniamo la squadra perché possiamo ancora divertirci molto quest'anno e lo abbiamo visto e ce lo meritiamo soprattutto. Fatemi sapere che cosa ne pensate voi, se avete notato altri temi da questa partita, ne parleremo poi nel club di Passione Inter su www.passioneinter.club. Se volete anche voi entrare a far parte della nostra splendida community e volete sostenere il nostro progetto, vi lascio poi in descrizione per chi ci ascolta in podcast il nostro approfondimento post partita a caldo subito dopo la Supercoppa italiana. Per chi ci segue da YouTube vi basta cliccare proprio qui.